Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2024. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dell'Aquario. Di solito è una carta che fa riferimento a un momento di introspezione, un momento di valutazione e la ricerca della propria verità. È come se fosse giunto il momento di chiedersi: ma che cosa voglio io veramente, lasciando stare magari le aspettative degli altri, dei familiari, del partner, della società. Può essere un momento anche di ricerca della solitudine proprio per poter fare questo lavoro di introspezione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti del canale, che sono due: uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Trovate il link al corso che partirà a gennaio 2025, che è un corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio, quindi è ben più ampio ehm, del corso base che trovate già online. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email ed eventualmente le novità, le promozioni che vado via via pubblicando. Voi comunque date sempre un'occhiata, aprite la tendina, poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, andiamo a vedere di che cosa si tratta l'energia dell'eremita. Partiamo con un 7 di coppe, un 3 di spade, la stella, la temperanza, imperatrice, il sole, un sacco di arcani maggiori ragazzi, 4 di bastoni e torre, wow, tanti arcani maggiori devo dire. Va bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo che messaggi ci sono e potrebbero arrivare come dei messaggi sciolti. Dopo andiamo a vedere i singoli casi, quindi amore, lavoro, economia, famiglia, progetti, vi dicendo. Devo dire che dicembre parte con un 7 di coppe e mi fa ben sperare in una serie di nuove opportunità che si possono prendere in considerazione, strade che si possono aprire, nuove idee che potrebbero arrivare. Andiamo a vederlo questo 7 di coppe. Regina di Pentacoli e 8 di denari. Potrebbero essere delle idee per quello che riguarda la vostra posizione sociale, piuttosto che il lavoro che vorreste fare o magari che state già facendo e volete ampliare. Andiamo a vedere il 3 di spade. Carro. E 6 di coppe. E 6 di coppe, e comunque vedendo anche qui la stella, sono carte che fanno riferimento ai sogni. Io credo che ci sia qualche punto d'arrivo, qualche obiettivo che si potrebbe andare via via sviluppando nel corso del mese di dicembre. Andiamo a vedere la stella. Eremita.
è matto, tutto mi parla di viaggio, tutto mi parla di viaggio in solitaria. Allora, tenete presente che la carta dell'eremita è un numero 9 ed è il numero dell'iniziazione. Qui abbiamo un matto, come se ci fosse un nuovo inizio, e un desiderio, un obiettivo, un posto dove arrivare. Qui potrebbero aprirsi come diversi panorami e qui potreste decidere di puntarne uno in particolare. Andiamo a vedere la temperanza. Potrebbero essere a livello lavorativo, ma anche a livello di vita quotidiana, cioè stile di vita, piuttosto che gestione del tempo, piuttosto che nuovi corsi, nuovi hobby, nuovi studi da poter percorrere. Cioè il 7 di coppe in questo caso sento che spazia molto. Allora abbiamo un 6 di spade e un 10 di coppe. La carta della temperanza, ragazzi, è una carta che parla sia di pazienza ma anche di guarigione. Qui avete una serie di arcani maggiori molto positivi, uno in fila all'altro, ma ho un po' come la sensazione che con questo 6 di spade dobbiate lasciarvi indietro certe credenze limitanti. Arriva perché poi c'è la torre, però ho come l'idea, e qui ci può essere un tema legato alla famiglia, legato magari a questo sogno di cui vi parlavo, legato anche a dei figli per qualcuno, perché sia il 6 di coppe che il matto parlano anche di figli, e qui potrebbero essere varie le possibilità, cioè se siete di quelli che hanno sempre voluto una famiglia, magari adesso si inizierà a chiedersi: ma davvero voglio una famiglia? Ma è veramente quello che voglio? Sono pronto a cambiare completamente la mia vita per una famiglia? E viceversa, quelli che non hanno mai voluto una famiglia potrebbero iniziare a farsi determinate domande. Sono sicuro o sicura di non volere una famiglia, di non volere figli? C'è un tema lì intorno. Se non è la famiglia, perché magari avete già una famiglia, di tipo affettivo, può essere una famiglia di tipo lavorativo, visto che qui il panorama è molto concreto come apertura del mese. Andiamo a vedere l'imperatrice. Mm, amanti. Tante carte. Allora, amanti. 3 di pentacoli. Re di bastoni e diavolo. Ragazzi, c'è un tema, sapete, legato al discorso della famiglia di cui vi dicevo prima, perché io credo che una credenza di base sia che la famiglia ti toglie potere personale. Oppure se fosse, dipende di che versione siete, versione 1, versione 2, insomma, può essere sia in un caso che nell'altro, la famiglia ti dà potere personale, anche se in questo caso sento più che sia verso il negativo, ti toglie potere personale. Scusate, c'è ancora una carta, la regina di coppe. Andiamo avanti, vediamo il sole, perché è un'altra carta che mi parla di figli. O di bambini, insomma. 3 di spade. E stella. Questo 3 di spade, ragazzi, ce l'avete ripetuto, eh? Direi che nel mese di dicembre potrebbe arrivare una delusione, potrebbe arrivare, ehm, credo come una rinuncia. Magari è un viaggio, magari ha un sogno che deve essere posticipato o rivisto. Potrebbe essere un progetto che ha bisogno di tempo e quindi dovete rinunciare a magari, non lo so, lanciare il nuovo libro piuttosto che il nuovo sito, piuttosto che non lo so, all'anno prossimo.
Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Due di spade. Ragazzi, per qualcuno la carta dell'eremita, considerato che abbiamo anche la torre, potrebbe rappresentare la notte buia dell'anima, cioè una fase del risveglio spirituale. Di solito succedono al contrario, prima la torre, poi l'eremita. Però può essere che questa fase di introspezione che andrete a vivere a dicembre vi farà mettere in discussione certi dubbi, certe ideologie, soprattutto perché qui avete sia il diavolo che il 6 di spade, quindi è la mente e l'ego quando c'è il diavolo. È come se ci fosse appunto un momento di restyling, sì, rivalutazione e anche destrutturazione con la torre. Un'altra carta per il 4 di bastoni, per piacere, grazie. La regina di spade. Come se doveste lavorare sul vostro raziocinio, sul fare delle valutazioni più razionali che non emotive durante questo mese. La regina di spade è colei che fa le liste, che organizza, che programma, è la classica donna manager, però siccome c'è anche un 2 di spade, credo che sia un invito a seguire determinate regole, a razionalizzare tutto perché c'è un qualche lato della medaglia che non è chiaro, che non si vede bene. Tutto sommato è un 4 di bastoni, quindi un certo tipo di, diciamo, pace dovreste averla nonostante tutto. Andiamo a vedere la torre, che è la carta più impegnativa, se vogliamo, amici dell'Acquario. Abbiamo un papa. Quattro di bastoni e 10 di spade. Voglio un'altra carta per il Papa. Di nuovo il sole. C'è qualche tema forte legato a dei figli o a dei progetti. Vi ricordo sempre che la parola figli nelle letture dei tarocchi può essere sostituita con la parola progetti. Si parla di qualcosa che si sta creando. Allora, ragazzi, partiamo dai single. Per qualcuno potrebbe essere fortemente probabile l'incontro o uno scontro con qualcuno del passato che non vedete da tanto tempo. Potrebbe anche essere una persona che vive a distanza. Diciamo che non vedo grossi sviluppi romantici, però sì, potrebbe esserci qualche divertimento, qualche distrazione, se vogliamo, durante il mese. Mm, Vi dico, la vita sociale sembra abbastanza attiva, però tutto sommato proprio dirvi che ci sarà una persona in particolare non la vedo tanto. Magari potrebbe solleticarvi qualcuno sul posto di lavoro, però è un messaggio che risuonerà per pochi. Ok, ragazzi, parliamo di chi è in una relazione, ehm, diciamo appena iniziata. Allora, ho la sensazione che ci siano come dei temi ancora da risolvere e potrebbero ritornare a galla nel mese di dicembre. Vi dirò, qualcuno potrebbe ricevere in regalo un viaggio, magari a Natale. Mm, c'è qualcosa che dovete sacrificare
per riuscire a creare, diciamo, un'armonia con il o la partner. Vi dirò che in alcuni casi questa persona potrebbe anche dover ritornare al paese natale per le feste natalizie e quindi esserci come una sorta di distanza, se vogliamo. Per chi è in una relazione di lunga data, allora ragazzi, io non so se l'eremita sia volontario o involontario, cioè se siete voi che cercate la solitudine o se semplicemente vi sentite soli, ehm, ma è come se ci fosse da dare una sorta di scossone alla relazione. Potrebbe esserci un tema legato ai figli, come vi dicevo prima. Qualcuno potrebbe pensare di dover sacrificare la propria maternità o paternità perché il partner non vuole figli. Quindi ancora più fortemente fatevi determinate domande: è davvero quello che volete voi o potreste pentirvene in un futuro? Devo dire che tutto sommato, ci sono 2 3 di spade e un diavolo che mi pesano tantissimo e anche un 6 di spade. Mi piacerebbe dirvi belle cose sinceramente perché insomma tutti ne hanno bisogno. Però ragazzi con questi 2 3 di spade sento che qualche tipo di sacrificio o di dolore andrete a vivere. Facilmente potrebbe essere con la persona romantica con la quale avete una relazione romantica. Può essere dovuto ad un viaggio, ad uno spostamento, ad un qualche ideale che non collima. Potrebbe essere anche inerente, per esempio, il fatto di è ora di andare a convivere, mi sposto io da te, tu vieni da me. C'è come questo sogno di unione che è come se però non venisse raggiunto ancora. E io credo che la torre sia qua per dirvi: toglietevi certe idee dalla testa, non è ancora il momento. Magari ci può essere, visto che abbiamo un 4 di bastoni, vi dirò, potrebbe esserci come una convivenza, però non si arriva al matrimonio, non si arriva all'ufficializzazione, non si arriva al creare una famiglia. Ok, probabilmente questo eremita è perché vi sentite soli all'interno della relazione, no? È come se non ci fosse, c'è una sorta di pace, di tranquillità, di convivenza, di dialogo, di quotidianità, ma non si va mai al passo successivo. Secondo me nel mese di dicembre inizierete a farvi delle domande in più, in questo senso. Ok. Ehm, Ragazzi, se per caso nella vostra relazione le cose non vanno tanto bene, con questa torre, 10 di spade e il papa al contrario, è facile che qualcuno decida di interrompere la relazione piuttosto che di chiedere il divorzio. Magari potrebbe esserci l'idea di separarsi continuando a vivere in casa, in modo, magari ci sono problemi economici, non lo so, adesso poi l'economia ci arriviamo, e quindi potrebbe essere una soluzione funzionale, non ottimale, ma funzionale. Ragazzi, parliamo di lavoro. Il lavoro lo vedo abbastanza positivo, sinceramente. Vi vedo in espansione. Ora, se siete senza lavoro, qualcosina entrerà. Io credo che sia facile che abbiate dei contatti attraverso i vostri amici. Sai, ho sentito dire che in quell'azienda assumono, sai, c'è un mio amico che ha bisogno magari per le feste natalizie di una mano in più, insomma, qualcosina potrebbe entrare. Sinceramente con questo Papa al contrario, la torre, non vedo grossi contratti per adesso. Diciamo che sopravviverete, però guardatevi le previsioni del lavoro, ragazzi, del 2025, le ho già pubblicate, sono nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Spero che siano un po' più positive di quello che vedo qui. Non che vada male, appunto, però non è questo forse il momento per voi di trovare un lavoro fisso. Un lavoro, se non è fisso, magari 3 mesi più 3 mesi, sapete, quelli a contratto determinato.
si muove l'energia, voi siete molto focalizzati su come espandervi, su dove trovare lavoro, su come poter velocizzare anche il processo, però è come se le energie non fossero proprio favorevoli in questo periodo. Se siete occupati, allora per qualcuno devo dire che potrebbe esserci un aumento di ruolo. Mm, L'aumento di stipendio potrebbe arrivare, ma potrebbe non essere tanto quanto vi immaginavate. C'è come una maggior responsabilità da parte vostra nel mese di dicembre. Vi dirò, ragazzi, mi fanno vedere due persone in camice con una divisa tipo che collaborano. Sono sedute a un tavolo bianco, con le sedie tipo con le rotelle, e sono due persone che stanno collaborando. Può essere, allora, innanzitutto il fatto che ci siano questi camici e tavoli bianchi per me ha un significato come laboratorio, settore medico, farmaceutico, cosmetico, un qualche cosa dove ci sia da lavorare sul piccolo, mettiamola così. Quindi in quel caso lì sento che ci potrebbero essere delle unioni favorevoli, come se poteste incontrare una persona, un amico più che un collega a un certo punto, no? È come se si creasse veramente una grande affinità tra voi e questo partner di lavoro. E non escludo che per qualcuno si potrebbe trasformare in qualcosina di più. Ehm, Se aspettate rinnovi, mm, 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 non li vedo tanto sinceramente. Sapete, può anche essere che vi dicano, guarda, a dicembre ti scade il contratto, gennaio e febbraio di solito l'azienda non lavora, quindi non ho intenzione di assumerti, però a marzo, dove di solito c'è un picco, sicuro che ti riassumo. Mi viene da dire, siccome c'è il diavolo qua, siccome avete il 10 di spade, il Papa al contrario parla di contratti che si scindono, che rompono, e anche la torre. Quindi ci può essere come una sospensione per qualcuno del lavoro per poi riprendere l'anno prossimo. Ma così, per quello che serve, fatevelo mettere nero su bianco, anche se non è un precontratto ufficiale, non so, fatevi dare qualche garanzia. Se siete autonomi, ragazzi, allora, se siete autonomi, devo dire che le cose andranno piuttosto bene. Vedo come se ci fossero nuovi obiettivi, nuove strade che si aprono, potrebbero anche esserci nuove conoscenze che vi aiutano a, più che altro a capire come volete muovervi con queste sette coppe. Cioè, dove le posizionate, che cosa, quale devo riempire prima e quale no. Comunque, per quello che riguarda gli autonomi, vedo collaborazioni nuove, vedo una presa di potere personale, nuovi obiettivi. Ragazzi, passiamo al denaro. Allora, vi devo dire, nonostante tutto, nonostante la torre, nonostante il 10 di spade, insomma, nonostante le carte poco positive, il denaro non mancherà. Può essere che non riusciate a togliervi magari qualche capriccio, non riusciate, dobbiate come posticipare qualche progetto, qualche viaggio, ve l'avevo già accennato all'inizio forse, però tutto sommato sono come in un lento aumento le vostre finanze. Per quello che riguarda, allora, escludo i nuovi investimenti, però se qualcuno avesse già investimenti attivi che generano rendite passive, o meglio, investimenti attivati che generano rendite passive, devo dire ragazzi che anche qui potrete godere dei frutti.
di quello che avete seminato, insomma. Se parliamo di progetti, è come se doveste ancora definire bene con chi collaborare, come mettere a terra questo progetto, quali sono le credenze o le idee che vi limitano, le scelte egoiche che vi limitano. Vi dico, è come se fosse più un momento per riflettere, per farvi certe domande, piuttosto che per iniziare qualche cosa di nuovo. Per adesso potete porre gli obiettivi in vari settori della vostra vita. Poi diciamo che nel 2025, secondo me, le energie saranno un po' diverse. Penso di avervi detto tutto. Ah, potrebbe, ragazzi, partire qualcuno vicino a voi, cioè proprio allontanarsi, magari per un trasferimento, magari per questioni di lavoro, potrebbe, non so, andare via lunedì e tornare il venerdì, piuttosto che proprio trasferirsi all'estero. Questo lo sento per pochi, però potrebbe essere. E da lì magari anche arriva questa sensazione di solitudine. Bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo per vedere come concludere la lettura. Casa dolce casa, carta numero 50. Sì, che cos'è che voglio io? Che cosa mi fa sentire viva? Che cosa mi fa avvicinare alla mia essenza? Qui avete il sole, qui avete il sole. È come un momento per la destrutturazione di magari obiettivi che pensavate o che avete perseguito fino ad adesso, pensavate essere importanti e poi ad un certo punto vi rendete conto che non è quello che vuole la vostra anima, non vi nutrono. E quindi è un po' come il cos'è casa per me? Dove è casa per me? Con chi mi sento a casa? Con che amicizie, insomma. Bene, ultima carta, amicizie, relazioni, insomma. Allora, abbiamo abbandona il risentimento. Identifica un sentimento di rancore che hai bisogno, di cui hai bisogno di disfarti. Tieni presente che tutti i tipi di risentimento sono velenosi e danneggiano il processo curativo. Il risentimento, la rabbia e tutte queste emozioni negative creano vibrazioni negative. Letteralmente, gli orientali dicono che quando un'energia non è espressa, un'energia pesante non è espressa, può diventare massa. Quindi se è solo un pensiero o un'emozione a livello energetico, a lungo andare può diventare cisti, calcoli e via dicendo. L'obiettivo, sii cosciente dei motivi per cui continui ad essere arrabbiato e comincia ad abbandonare i sentimenti negativi prima che finisca il giorno. E poi, oh che bella carta, abbiamo conta con te stesso, conta su te stesso. La lezione di oggi analizza il tema della dipendenza. Dipendi dagli altri perché facciano quello che dovresti far tu stesso? La guarigione è uno sforzo solitario. Anche se abbiamo bisogno di appoggio durante il processo, alla fine il compito di riprenderti il tuo potere di riprendersi il proprio potere corrisponde a noi. L'obiettivo: identifica e modifica i metodi che utilizzi per scaricare sugli altri le tue responsabilità personali. Che interessante. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che nonostante l'andirivieni della luce siete riusciti insomma a vedere le carte e soprattutto a cogliere messaggi di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Detto questo, se volete contattarmi per iniziare un percorso di crescita, mi potete contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Per sostenere il canale, ragazzi, potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E niente, io vi auguro un felice dicembre, vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me fino ad adesso e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!